Ciao, bentornati! Prepariamo insieme dei cracker da accompagnare con una salsa allo yogurt greco e avocado che è pazzesca. Per farli utilizzeremo la polpa di una bevanda preparata per accompagnare i nostri stuzzichini per un aperitivo di primavera che ci lascerà leggeri e soddisfatti. In descrizione trovate il link del video in cui prepariamo questa bevanda, raccontandovi anche quali sono tutti i benefici che possiamo ottenere scegliendo gli ingredienti giusti per il nostro aperitivo. Iniziamo! Ecco, qui abbiamo preparato gli ingredienti per lo stuzzichino salato. Andiamo a riprendere la polpa della bevanda che abbiamo preparato prima, a cui aggiungeremo un uovo, un paio di cucchiai di parmigiano, 15 grammi di fibra di bambù, 40 di lupino, un cucchiaio di semi di girasole, uno di sesamo bianco, mezzo di sesamo nero e un po' di sale. Okay. Adesso lavori tu perché ho lavorato sì, prima. Infatti, prima hai fatto tutto tu. Quindi andiamo a mettere, l'abbiamo strizzata ancora un po' perché stando un po' lì ferma ha tirato fuori ancora un po' di acqua. Quindi aggiungiamo un uovo. Diciamo che qui è interessante utilizzare questo avanzo perché comunque è ricco di fibre che fanno proprio da spazzini, no? Nell'intestino. Sì. A cui poi aggiungeremo altra fibra che è quella di bambù. Farina e fibre vanno sempre aggiunte gradualmente agli impasti, a seconda di quanto è grande l'uovo, a seconda di quanto avete strizzato la polpa. Sì. Quindi di fibra ce ne andiamo ad aggiungere un pochino per volta. Aggiungiamo anche il parmigiano, lo mettiamo tutto perché dà proprio sapore. Aggiungiamo anche i nostri semini, li potresti passare, grazie. Sì. Allora adesso io proprio vado di mano perché è così, è il modo migliore per capire un pochino se il nostro impasto ha la consistenza ideale. Impasti che contengono fibra, inulina, psilio o anche fibra di bambù vanno sempre fatti riposare una decina di minuti perché è proprio lì che la fibra beve. Che lei beve. Eccolo qua, è venuto bello compatto, abbiamo notato che sembra un kiwi. Lo mettiamo tra due fogli cartaforno e lo stendiamo con il mattarellino. Vai. E lo spessore più o meno, ma diciamo un 4 mm. Più sottile lo facciamo, sì, più viene anche 3 mm sì. Vanno bene. E poi le vado? Sei sempre la bambina di casa alla fine. 25 minuti 170 gradi. Brava. Allora, qui abbiamo sfornato i nostri crackerini che sono venuti buonissimi, li abbiamo già assaggiati fuori scena e adesso andiamo a preparare una salsina in cui li andremo a intingere. Io ho messo 2 avocado perché uno lo andiamo a utilizzare nella salsina con lo yogurt greco e un altro invece lo lasciamo, diciamo così, semplice per mangiarlo insieme alle carotine in maniera tale che abbiamo un po' più di opzioni per il nostro aperitivo. Quindi andiamo a frullare, andiamo a mettere 2 cucchiai di olio all'interno. Questo lo lasciamo invece per lo yogurt greco, quindi 2 li metto lì e uno abbondante lo metto qui. Vediamo. Dopodiché vado a mettere un pizzico di sale. Qui c'è il succo di un limone, ne metto quasi tutto qua dentro e ne lascio un pochino che invece lo vado a mettere nella salsa allo yogurt. Quindi andiamo a frullare. Vai. Ok, andiamo a controllare, questo va frullato bene che deve venire bello cremoso come se fosse appunto proprio una maionese, quindi sì, perfetto, la consistenza c'è. Io intanto grattugio uno spicchio d'aglio nella salsa greca. Allora, secondo me l'aglio è proprio quello che dà il sapore, proprio il picco di sapore, però se non vi piace potete ometterlo. Secondo me è una follia perché è quello che dà veramente il sapore top. Poi fa benissimo, ragazzi, l'aglio crudo. Sì. Intanto vado a mescolare un pochino, emulsionare questo. È meglio farle prima separatamente e poi unire il tutto. Qui ho messo peperoncino di cayenne, un po' meno di mezzo cucchiaino, una punta di pepe nero e un pizzico di sale. Mescoliamo bene tutto. Adesso vado a prendere metà del maionese di avocado dentro, andiamo a girare bene tutto, amalgamare. E potete accompagnarla appunto con questi cracker che abbiamo fatto noi. Però diciamo che ci si può tuffare di tutto, delle polpettine vegetali. Con le polpettine vegetali è buonissimo. Sì, questa la potete usare da aperitivo, ma anche appunto a cena, accompagnare qualsiasi cosa, anche nell'insalata. E questi sono due stuzzichini veramente velocissimi da preparare, quindi abbiamo visto in pochissimo tempo riusciamo a preparare un aperitivo sano, leggero, che ha dei nutrienti. Non usciamo dal nostro programma depurativo primaverile, ecco, diciamo, ci prepariamo a ripulire, a ripartire con energia. Anche amico della linea, perché diciamo... Anche, andiamo a provare, assaggiamo. Dai, sono troppo curiosa.
sembrano nati per questa salsa. Buonissimo. 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 Oh, Buona, la buonissimi. salsa all'aglio ci sta benissimo, ve lo consiglio, vero? No, Ottimo. senza aglio perde carattere. Questo E le è- carotine, questo vabbè, super collaudato con questo colazione, pranzo, cena praticamente. Mamma mia, sì. L'avocado con le carote a Spacca. bacio. Quindi Buonissimo. adesso dobbiamo preparare le palline e poi volevamo provare un'altra cosa da... se sì, volete sì, arricchire ancora di più l'aperitivo, fare più che un aperitivo diventa un antipasto perché Sì, veramente una tanta roba. pericena può anche... Anche diventare una pericena perché comunque abbiamo proteine, grassi, Sì, c'è veramente tutto. Bastano anche delle olive che arricchiscono sempre. Esatto. Quindi prepariamo l'ultima cosa che sono delle barchettine Di cetriolo? di cetriolo con un po' di caprino e Quindi dei peperoncini. pezzettini di peperone crudo. Messi, puoi venire a mangiare patata? Ci sono pure i cetriolini